Sono Federico Pool, curatore al Museo Egizio. Ho sempre amato il lavoro con gli oggetti. Ho potuto da studente allestire la collezione egiziana di Napoli e il museo mi permette di stare a stretto contatto, anche proprio fisico, con reperti egiziani antichi. Questa per me è sempre stata una grande emozione. Poiché mi occupo della rivista scientifica e delle monografie pubblicate dal museo, passo molto tempo a lavorare su testi scritti da altri studiosi destinati alla pubblicazione. Ma faccio anche attività di ricerca sui nostri reperti, quindi quando posso apro le vetrine, esamino i reperti e ogni volta che posso vengo in biblioteca a studiare, perché tanto del nostro lavoro si fa anche sui libri. Poi c'è tanto altro, a volte conduciamo delle visite guidate per invitati del Museo Egizio e a volte, se siamo fortunati, andiamo anche in missione in Egitto, e mi è capitato un paio di volte. Quindi questo è soltanto un esempio di come possiamo passare il nostro tempo. Ecco, io non avevo un idolo in ambito archeologico e egittologico. Il mio idolo è sempre stato un antropologo, Claude Meillassoux, che è un esponente molto originale della scuola antropologica marxista francese e ho avuto anche la fortuna di conoscerlo, mi ha addirittura dato dei consigli a suo tempo e comunque ho sempre adorato i suoi libri Donne, Granaie e Capitali, Antropologia della schiavitù, e ho cercato in qualche maniera di applicare un po' le cose che ho imparato da lui all'egittologia. Avrei provato a fare il musicista, che sono appassionato di strumenti a corde che cerco di suonare bene o male, però ho avuto troppa paura per intraprendere questa strada, e c'era l'egittologia a fare concorrenza e quindi è rimasto un hobby. Io ancora mi sto interrogando su cosa significhino veramente le scene cosiddette di vita quotidiana, scene di lavoro che hanno decorato le tombe egiziane dall'antico regno fino al nuovo regno in sostanza. È un grande problema dell'egittologia e non posso dire proprio che non ci dormo la notte, ma a volte mi sveglio presto, gli occhi spalancati a pensare, ma cosa vorranno mai significare? Ho scelto la statua di questa signora di nome Hel perché me ne sono occupato, ci ho pubblicato un articolo. Allora la domanda può diventare: perché te ne sei occupato? Questa statua mi attirava particolarmente, sono molto attirato dall'arte del Nuovo Regno e dalle soluzioni particolari che trovavano e cercavano gli scultori di quell'epoca, e quindi la statua capitava che fosse inedita. Aveva anche un'iscrizione interessante, insomma aveva tutta una serie di aspetti per cui ho pensato che fosse interessante prima pubblicarla e poi farne una mostra. La statua di Hel è arrivata con la collezione Drovetti, acquistata nel 1824, e quindi è stata trovata in un luogo chiamato Saqqara, dove il Museo Egizio ha uno scavo importante, diciamo, ecco, quasi 200 anni fa, in sostanza. Non sappiamo dove. La storia che ci racconta, fra le altre, è di uno scultore che ha avuto una commissione da una signora dell'alta società menfita, e nel realizzare
questa statua ha sentito di dover in qualche maniera ispirarsi a dei modelli prestigiosi di altre statue simili che erano state fatte prima. Ecco, però lui ci ha messo il suo stampo, l'ha resa, comunque ha trovato delle soluzioni uniche che sembra solo sue, e realizzando una statua del tutto distinta anche rispetto a questi modelli che noi abbiamo potuto identificare. Allora, per molti l'egittologo è per definizione quello che legge i geroglifici. In realtà ci sono tante altre abilità, come quella di saper scavare, per esempio, o quella di saper interpretare un'opera d'arte, che sono altrettanto importanti. Però questo cliché c'è e tra gli egittologi tende a essere un po' in qualche maniera un qualcosa che ti definisce, il fatto che tu riesci a leggere la scrittura geroglifica, e io cerco fortemente di essere un po' storico dell'arte, un po' archeologo, nel senso di esperto della cultura materiale, e di guardare un oggetto come è fatto, di guardarne l'estetica, di guardarlo nel suo complesso. Però trovo che è ormai troppo tardi per correggermi, in qualche maniera questo stereotipo si è impossessato di me, per cui io mi trovo puntualmente, mi passa davanti un bellissimo sarcofago e mi trovo puntualmente gli occhi che vanno giù a cercare di capire, di trovare il nome della persona, il titolo, come si chiamava, che faceva nella vita, se era uno scriba, se era un sacerdote,